Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della Nightcore P20i, inviatami direttamente da Nightcore, grazie Nightcore. E mi ha mandato anche questo accessorio che è un signal light che si mette sulla parte posteriore e che ci permette di avere una luminosità sia nella parte posteriore mentre la stiamo utilizzando per illuminare davanti o semplicemente per essere individuati da dietro, ma questo è un particolare che vedremo ora durante la recensione. Vi anticipo che questa torcia arriva a 343 metri di distanza e che ha 1800 lumen di luminosità massima, ma io sto fremendo, quindi iniziamo subito a vedere come è fatta la torcia, cosa viene data in dotazione e poi andiamo in esterno a provarla per vedere la sua particolarità, cioè il fascio luminoso che proietta una buona luminosità a distanza, ma ci consente contemporaneamente di avere anche una buona illuminazione grandangolare, davvero fantastica. Iniziamo. Il prodotto viene venduto all'interno di questa scatola in cartone con tantissimi accessori, la luminosità di 1800 lumens, una distanza raggiungibile di 343 metri, la massima intensità luminosa è di 2500 candele, è resistente ad un impatto di una caduta da 2 metri di altezza ed è possibile immergerla fino ad una profondità di 2 metri. Questa invece è la confezione del TSL 10i. La torcia arriva già con la batteria all'interno da 4000 mAh da 3,6 volt che è ricaricabile inserendo il cavo USB all'interno di questo alloggiamento. Il cavo USB ovviamente viene dato in dotazione, si tratta di un cavo USB di tipo C. Inoltre viene dato in dotazione anche un adattatore per poter utilizzare le batterie di tipo CR123, vanno messe qua all'interno, poi questa va messa a posto della batteria all'interno della torcia. Inoltre c'è una clip che ci consente di poterla mettere nella cintura oppure in un taschino ed un laccetto anticaduta più un ring di ricambio da mettere sulla parte posteriore. Viene dato anche quest'altro accessorio per poter portare la torcia con noi, quindi fissarlo eventualmente alla cintura o comunque alla spallina dello zaino, eccetera. Ci sono questi distanziatori che ci permettono di regolare appunto la larghezza della cintura o della spallina in questione. E allora, vediamola per bene. È abbastanza pesante, massiccia, tutta in alluminio, veramente abbastanza solida, con queste finiture antiscivolo. Sulla parte posteriore abbiamo il tasto per accenderla, sulla parte frontale abbiamo queste sporgenze che proteggono la lente e sulla sommità ci sono queste piccole sferette che danno un'ulteriore protezione. Il tasto di accensione e spegnimento è posto sulla parte posteriore, quindi premendolo in questo modo accenderemo la torcia. È possibile sia accenderla direttamente con una pressione fino in fondo oppure premerla leggermente e rilasciare per accendere e spegnere all'occorrenza. Sempre sulla parte posteriore abbiamo un altro tasto con la scritta Mod. Questo ci permette di selezionare l'intensità della luce messa oppure premendolo una sola volta mentre è in stand-by possiamo attivare la modalità strobo. Invece accendendo la torcia e agendo sul tasto Mod varieremo il tipo di luminosità emessa, quindi elevata, media o minima. A prescindere dal livello di luminosità impostato, comunque all'accensione successiva avremo sempre la luminosità massima. Infatti in questo modo io regolerò la modalità minima, spegnendola e riaccendendola avrò sempre la luminosità al massimo. E durante l'accensione della torcia è possibile comunque attivare la modalità strobo mantenendo premuto il tasto sulla parte posteriore, che in questo caso però rimarrà costante e non sarà necessario mantenerlo premuto come abbiamo fatto mentre era in modalità stand-by. Questa torcia ha una funzione detta ATR che permette di regolare in automatico la temperatura massima che viene raggiunta dalla parte alta. Infatti questo tipo di torce tattiche solitamente raggiungono un'elevata temperatura. Anche questa si surriscalda, però il sistema dovrebbe garantirci di mantenere un livello che si regola automaticamente di temperatura massima. Solitamente le torce tattiche ci costringono a scendere a dei compromessi, infatti dobbiamo o averne due, una per illuminare da vicino che abbia un fascio grandangolare e una invece che abbia un fascio che si proietta a distanza. Questa invece ha entrambi i tipi di luminosità e quindi ci permette di utilizzarla con comodità, per esempio in ambienti piccoli all'interno di una struttura e poi nella zona esterna, senza dover intervenire su alcun tipo di regolazione, potremmo vedere anche a distanza. Adesso parliamo di una caratteristica abbastanza importante che riguarda l'autonomia della stessa torcia con l'utilizzo delle batterie. Innanzitutto non è possibile utilizzarla collegata per esempio ad un power bank o comunque all'alimentazione, quindi
potrà essere utilizzata solamente utilizzando la carica rimanente della batteria, che ci verrà segnalata tramite il LED posto su questa parte. Infatti accendendola si illuminerà anche il LED, un LED di colore blu, e sarà fisso quando avremo una carica superiore al 50%, lampeggerà lentamente quando avremo una carica compresa fra il 10 e il 50% e lampeggerà invece molto velocemente quando scenderà al 10% di carica rimanente. La sua autonomia utilizzando la batteria in dotazione, quindi la batteria da 4 mAh, sarà di 1 ora e 30 minuti con una luminosità massima di 1800 lumens, invece di 7 ore e 51 minuti utilizzando una luminosità di 280 lumen, di 38 ore con 35 lumen, invece modalità strobo non è definita, comunque avremo 1800 lumen in modalità strobo, ma dovrebbe essere comunque di diverse ore. Ovviamente le prestazioni aumenteranno con l'utilizzo di una batteria da 5000 mAh, infatti passeremo per esempio per la modalità massima 1800 lumen da 1 ora e 30 a ben 2 ore e 30, poi tutto il resto ovviamente di conseguenza aumenterà. Con le batterie invece CR123 la luminosità al massimo sarà di 1100 lumen per 1 ora e 15 minuti, 4 ore con 280 lumen e 20 ore con 35 lumen, quindi la modalità minima. Ma vediamo questo accessorio, il TSL 10i, vediamo cosa ci consente di fare. Va messo a posto della parte posteriore che troviamo normalmente sulla torcia, quindi si avvita, va a sostituirlo perfettamente, quindi avremo una torcia apparentemente invariata tranne leggermente per la lunghezza, e questo ci permetterà sia di accendere normalmente la torcia, di scegliere anche in questo caso la modalità di luminosità, di attivare anche lo strobo come quella di prima, ma ci permette di attivare anche una modalità particolare, cioè un lampeggio sulla parte posteriore per avere una buona visibilità dalla parte posteriore. E questo ci permette, nel caso in cui la fissiamo ad esempio in questo supporto e la fissiamo ad esempio alla spalliera del nostro zaino, di avere una buona visibilità dalla parte posteriore. Possiamo anche scegliere il tipo di lampeggio, quindi avere un lampeggio che sia, come in questo caso, che cambia colore. Per poter scegliere la modalità di accensione di questi LED dovremo premere il tasto laterale per 1,5 secondi. In questo caso avremo diverse opzioni, si accenderà in modi differenti, e al rilascio avremo impostato la modalità che vedremo. Quindi lo tengo 1,5 secondi, come vedete sta avendo delle luci alternate, dopodiché ci mostrerà anche le luci blu, rosse, verdi, bianche e così via. Al rilascio avremo impostato, ad esempio in questo caso illuminerò con la luce bianca, quindi all'accensione avremo proprio questo tipo di luminosità. Nonostante tutto, anche mentre c'è impostata la funzione sulla parte posteriore, potremo continuare a utilizzare la nostra torcia sia per quanto riguarda lo strobo che la luminosità normale. Quindi questo è un accessorio in più che ci permette una visibilità dalla parte posteriore in zone completamente buie ed essere individuati, ad esempio, da chi è alle nostre spalle, eccetera. Allora, adesso siamo in una situazione di buio, non totale, comunque c'è buio, e vi farò vedere come questa torcia riesce ad illuminare sia la zona attorno a noi, quindi dovendo camminare riusciamo ad illuminare avendo una buona illuminazione anche periferica, e ovviamente riesce ad illuminare anche in fondo. E nella parte posteriore lampeggia, quindi ci permette di avere una buona visibilità anche quando è spenta. L'umidità questa sera ci aiuta a vedere anche come si distribuisce il fascio luminoso, quindi sia nell'angolare che il fascio dritto di fronte a noi, che riesce a illuminare zone anche molto lontane. Quell'abitazione in fondo non ho un metro con me che mi permetta di dirvi a che distanza è, si troverà però almeno a 200 metri, ma comunque anche le case più distanti riesce ad illuminarle. Proviamo ora, vediamo, questa è la luminosità invece intermedia e questa la luminosità più bassa. E allora ragazzi, cosa dire di questa torcia tattica della Nightcore? Secondo me è una torcia tattica adatta a chi deve andare a caccia, a pesca, campeggio, escursioni
o comunque tenerla appresso nel caso in cui dovesse servire avere luminosità non per distanze estreme. D'altra parte 343 metri comunque sono già abbastanza, come avete visto riesce ad illuminare bene sia da lontano che offrirci un fascio luminoso grandangolare, quindi si presta davvero a tantissime situazioni. Il pannello posteriore che si illumina ci permette di essere individuati da dietro se siamo in compagnia in un sentiero, comunque di avere comunque un punto di riferimento luminoso e possiamo scegliere colore e modalità di luminosità. Ho fatto la prova a tenerla accesa per un quarto d'ora e vi posso garantire che la parte frontale non si surriscalda come le altre. Se devo trovare un paio di nei, forse sarebbe stato utile avere un blocco tasti e la modalità di accensione prestabilita, quindi alta, medio, bassa, invece si accende direttamente alla massima modalità di luminosità e poi dobbiamo intervenire sul tastino, ma queste sono comunque piccolezze e devo dire che la torcia comunque fa il suo e lo fa bene, è abbastanza massiccia, da un buon senso di solidità. Io ringrazio Nightcore per avermela inviata, ne ho davvero tante e prossimamente ve ne recensirò ancora, sia di torce tattiche nuove che di torce tattiche che posseggo da un po' di tempo. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi invito anche a cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella, attivate il segno di spunta per ricevere anche le mail ogni video che caricherò e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!